Ciao ragazzi, sono John Mira e bentornati su Thriller Killer. Oggi parliamo di Millennium, Uomini che odiano le donne, del 2011 di David Fincher. Se parliamo di David Fincher nell'ambito dei serial killer, ha già fatto Seven e quello è oltre il cult. Per quanto riguarda i thriller, ha fatto The Game, Gone Girl e la serie su Netflix Mindhunter. È un uomo che sa gestire benissimo la materia. Infatti il film che vi consiglio oggi è il secondo adattamento del famoso romanzo svedese, Uomini che odiano le donne. Il film non è andato benissimo al box office, secondo le aspettative, e per me quest'opera va un po' rivalutata, perché guardando su internet comunque l'apprezzamento del pubblico c'è e anche la critica ha sostenuto la visione di Fincher. Ma in questo video non voglio comparare il film hollywoodiano con il film svedese, perché la trama è la stessa ma l'approccio è diverso, e io personalmente ammetto che ho preferito la visione hollywoodiana all'opera svedese. La trama, proprio in breve, parla di un giornalista assistita da un hacker che devono trovare una donna scomparsa 40 anni fa. Faccio presente che ho visto anche tutta la trilogia cinematografica svedese e anche il film di Alvarez del 2018, proprio perché di questa saga mi piacciono i personaggi. Non ho letto i romanzi, ma secondo me ogni film ha una potenza visiva. Parlando del film di David Fincher, io parlo di potenza visiva non perché ha effetti visivi esagerati o scene spettacolari, ma perché l'atmosfera, la fotografia, i movimenti di telecamera sono tutti ben dosati e vengono gestiti benissimo. E semplicemente posso rispondervi, perché Fincher è Fincher. Sì, potete pensare che questa è un'opinione un po' arrogante, però quel regista ha fatto secondo me delle opere molto valide. Prima all'inizio ho accennato della serie cinematografica svedese, proprio perché Hollywood con i suoi mezzi riesce a fare un prodotto tecnicamente superiore. Ma le storie sono uguali in tutti e due i film. Io, riguardando l'opera di Fincher più volte, non ho trovato un problema fotografico. Lui è un regista maniacale, tutto davanti alla telecamera è azzeccato. L'interpretazione degli attori, l'atmosfera, come viene raccontata la storia, non posso dire nulla. Per quanto riguarda il lato thriller c'è tantissima tensione e infatti il film parla di un'indagine che parte da 40 anni fa e tutta questa parte vi terrà incollati allo schermo. Faccio presente questo perché il ritmo è molto buono e l'opera dura 2 ore e 38 minuti. Ammetto che per gli spettatori che hanno visto vari thriller, nel terzo atto inizieranno a unire i puntini e capire certe cose. L'indagine io l'ho apprezzata tantissimo, però a un certo punto va addirittura in secondo piano perché ho voluto vedere anche come andava la relazione fra i personaggi dell'hacker, Lisbeth Salander, e il giornalista Blomqvist, e quest'ultimo sta passando un periodaccio a livello professionale. Grazie all'arrivo dell'hacker le cose cambieranno. Non sto dicendo che l'indagine non è importante, però c'è sia la narrazione per quanto riguarda il lato thriller che la storia personale dei personaggi. Come avete visto da alcuni video passati, io apprezzo moltissimo quando c'è il lato personale dei personaggi che viene approfondito. Il film poi è sorretto da un cast molto ampio: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Robin Wright, Stellan Skarsgård e Joely Richardson. Sottolineo poi i titoli di testa accompagnati da una cover di Immigrant Song dei Led Zeppelin. È ipnotizzante. Ho opinione personale per quanto riguarda i personaggi del film. Tra tutte le versioni cinematografiche che abbiamo visto di Lisbeth Salander, quella che preferisco ancora è l'originale svedese di Noomi Rapace. Rooney Mara è quella che purtroppo mi piace di meno. E anche per oggi è tutto, gente. Io sono John Mira. Se vi è piaciuto il video ditemelo, fatemelo sapere, mettete mi piace, condividetelo e ci vediamo al prossimo episodio di Thriller Killer. Ciao!